Buongiorno, sono il dottor Riccardo Carandina e sono un radiologo interventista che opera nella unità operativa complessa Radiologia 2 dell'azienda ospedale Università di Padova. Sono il direttore del Master AVIG, Accessi Vascolari, Impianto e Gestione. Insieme al mio collega, il dottor Matteo Martinato, del Dipartimento di Scienze Cardio-Toracovascolari e Sanità Pubblica, vi illustrerò i dettagli di questo progetto. È un master di primo livello per medici e per infermieri e nasce innanzitutto da un'esigenza del territorio. Il suo approccio di ideazione e sviluppo non è stato top-down, ma bottom-up. Nasce infatti da un'esigenza dei colleghi, sia medici che infermieri, che operano nei diversi contesti clinici, sia in setting ordinario che intensivo, nei dipartimenti di emergenza, nell'ambito pediatrico e in quello territoriale, ambulatoriale e domiciliare. C'è una diffusa esigenza di formazione sia all'impianto che alla gestione di questi impianti, perché l'immediato futuro è caratterizzato da un forte spostamento dall'ospedale ad altri setting di cura territoriali e assistenza che prevede sempre un maggiore ricorso a questi dispositivi per garantire la necessità per i pazienti di poter ricevere adeguati trattamenti tutelando contemporaneamente le esigenze di efficienza dei servizi sanitari. Contemporaneamente viene riportata da molti l'esigenza di una formazione anche sul versante della ricerca clinica, soprattutto per permettere agli specialisti di questo settore di contribuire allo sviluppo di nuove evidenze tramite la raccolta dati e la progettazione e conduzione di studi clinici. Queste esigenze e queste richieste hanno incontrato infine le nostre competenze, le nostre precedenti attuali esperienze nella progettazione di master di primo e secondo livello, online e in presenza. Da questo incontro è nata dal 2022 l'idea di istituire questo master. Il master in accessi vascolari, impianti e gestione prepara i professionisti in grado di svolgere un intervento sanitario specialistico, multiprofessionale e multidisciplinare, garantendo un'appropriata valutazione, un'adeguata prestazione specialistica, una corretta allocazione delle risorse, il contenimento dei costi e una solida responsabilità per l'assistenza prestata. Il percorso integra le competenze generali acquisite nella formazione di base e post-base con l'obiettivo di formare uno specialista in accessi vascolari capace di relazionarsi con l'assistito e con le figure professionali presenti nei diversi setting di cura, collaborando con i professionisti clinici sulle decisioni operative e pianificando interventi in modo da evitare duplicazioni, ridondanze, attese e con l'obiettivo di garantire alte ed efficienti prestazioni ed efficaci risultati. Il master si rivolge a medici e infermieri abilitati all'esercizio della professione. È richiesta la conoscenza della lingua italiana, ma non viene richiesta invece una specifica formazione o esperienza nell'ambito della gestione dell'impianto dei dispositivi per l'accesso vascolare o un'esperienza in un particolare setting clinico. Il percorso formativo è rivolto in particolare ai professionisti che vogliono accrescere e certificare la propria formazione e svolgere ruoli specialistici in materia di impianto e gestione di accessi vascolari. Gli ambiti lavorativi di riferimento sono quelli sanitari, ospedalieri e i servizi territoriali, specificamente il servizio intraospedaliero e di consulenza extraospedaliera, nonché i servizi di assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale. Il master è finalizzato anche alla formazione di personale sanitario che intenda svolgere attività di ricerca clinica nell'ambito e nella gestione dell'impianto degli accessi vascolari. Il master in accessi vascolari, impianto e gestione prepara in modo approfondito sulle tematiche dei settori quali la gestione del ruolo, ma anche lo sviluppo delle competenze cliniche, il case management, i percorsi assistenziali, la continuità delle cure, la ricerca e l'evidence-based practice. Il professionista, al termine del master, sarà anche preparato sugli aspetti relazionali e sarà in grado quindi di rapportarsi positivamente con le altre figure professionali e aziendali e del territorio grazie all'acquisizione di competenze trasversali di comunicazione, negoziazione, lettura del contesto, problem solving e team working. Il master viene erogato in modalità blended, ovvero la parte della didattica classica frontale è fruibile da remoto, mentre la parte di laboratorio e preparazione allo stage è esclusivamente in presenza.
Nella componente da remoto può essere seguito anche da persone che lavorano a tempo pieno, perché viene erogato in modalità on demand tramite la piattaforma multimediale Moodle dell'Università degli Studi di Padova. È stato progettato per gli studenti e i professionisti desiderosi di conciliare l'esercizio di altre attività e professioni con la necessità di qualificarsi o specializzarsi ulteriormente. I giorni e gli orari per la partecipazione alle lezioni è a scelta dello studente, in quanto queste vengono erogate online on demand. L'attività di laboratorio e di simulazione, gli stage tirocini, ovviamente sarà in presenza. Gli studenti avranno infatti la possibilità di programmare la partecipazione all'interno degli slot che verranno messi a disposizione e che saranno assegnati con metodo first come first served. La frequenza obbligatoria minima per le attività è del 70%. Le lezioni saranno erogate per mezzo della piattaforma multimediale di Ateneo Moodle, mentre le attività di laboratorio, di simulazione e di stage tirocinio avverranno nelle strutture convenzionate nella provincia di Padova. Ma lavoreremo in concerto con i nostri uffici di Ateneo per stipulare ulteriori convenzioni con strutture distribuite nel territorio nazionale. Dopo l'opportuna formazione alla sicurezza e la formazione teorica in aula, gli studenti inizieranno la preparazione hands-on in presenza dedicata alla gestione del ruolo e allo sviluppo di competenze cliniche. In laboratorio verranno organizzate le esercitazioni pratiche a piccoli gruppi sul simulatore relativamente al reperimento ecografico vascolare e intraosseo, alla puntura ecoguidata, ma anche sulle procedure antisettiche, sull'utilizzo delle medicazioni, dei prodotti di barriera, del fissaggio dei dispositivi. L'attività di stage tirocinio avverrà anch'essa su calendarizzazione individuale, come per l'attività di laboratorio, verosimilmente nei mesi estivi e presso le sedi convenzionate. Ma per poter accedere a questa attività sarà necessario il completamento delle attività d'aula e di laboratorio. Le videolezioni prevedono homework erogati in modalità on demand che testano le competenze acquisite. Il project work per l'esame viene effettuato in accordo con il tutor sempre tramite la piattaforma online. La discussione invece avverrà in presenza, con la possibilità di collegamento da remoto anche con la giornata di apertura delle attività del master. È prevista una frequente e facile interazione fra studenti e docenti attraverso il forum di Moodle. È prevista l'assegnazione di un massimo di 5 premi per i migliori project work, in termini di originalità dell'idea scientifica, adeguatezza metodologica e dell'analisi statistica in ambito infermieristico. Il valore dei premi sarà di 1.000 euro ciascuno. Per quanto riguarda le modalità di preiscrizione, di iscrizione, immatricolazione, il pagamento dei contributi studenteschi per la frequentazione del master, naturalmente vi rimando a consultare il sito internet della nostra unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica o il sito di Unismart o il bando ufficiale pubblicato sul sito dell'università per quanto riguarda i corsi di formazione post base. Mi permetto soltanto di segnalare l'opportunità di andare a consultare attraverso gli indirizzi dei siti internet che vedete in sovraimpressione il sito del Ministero della Funzione Pubblica per quanto riguarda la possibilità di approfondire quelle che sono le opportunità di ulteriori agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Attraverso il protocollo PA 110 Lode, infatti, ci sono una serie di agevolazioni, tra cui mi permetto di richiamare esclusivamente per ora lo sconto lineare di 330 euro per quanto riguarda l'iscrizione al master. Ma vi consiglio davvero di andare a consultare i pertinenti siti internet per approfondire e raccogliere tutte le informazioni riservate alle agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Indicazioni su eventuali libri di testo, materiale approfondimento e documentazione per lo studio saranno fornite ai docenti nel corso delle lezioni e riportati nella piattaforma Moodle. L'iscrizione al master renderà disponibile per tutta la durata dello stesso l'accesso alle risorse del sistema bibliotecario di Ateneo, inclusi testi e pubblicazioni scientifiche. Per essere ammessi alla prova finale occorre aver superato tutti gli homework dei moduli previsti dal piano di studio, ad esclusione del modulo di introduzione e allineamento e degli eventuali moduli opzionali. L'esame finale comprende la discussione del proprio project work
ed è organizzato in 2 sessioni, definite annualmente dal comitato ordinatore e presiedute da una commissione composta dai docenti e dai membri del comitato ordinatore. Il Project Work sarà un'occasione in cui lo studente potrà dimostrare la propria capacità di pensiero ed elaborazione delle esperienze teorico-pratiche svolte nel corso del master. E consiste in una dissertazione scritta teorico-applicativa e sperimentale che rappresenta un'occasione formativa coerente con gli obiettivi del curriculum formativo, frutto dell'impegno autonomo e personale dello studente a testimoniare il livello raggiunto di maturazione delle competenze rispetto agli obiettivi del master.